Ciao cari ascoltatori, oggi parliamo di un tema che molti conoscono. Parliamo delle cattive abitudini e ti mostriamo come parlarne in italiano. È un tema molto bello. Molte persone hanno cattive abitudini, ma non ne parlano. Esatto. Le cattive abitudini sono spesso imbarazzanti. Si pensa, è solo il mio problema. Ma non è vero. Ogni persona ha abitudini che non fanno bene. E molti non sanno come parlarne in italiano. Per questo il tema è perfetto per imparare l'italiano. Impari parole nuove, frasi nuove e impari a parlare della tua vita. Oggi impari l'italiano per la tua vita quotidiana. Non solo grammatica, ma lingua vera. E forse il podcast ti aiuta anche a cambiare qualcosa. Esatto. Perché la lingua aiuta a capire le cose. E quando capisci qualcosa, puoi cambiarlo. Una domanda per voi. Avete una cattiva abitudine? Forse troppo telefono, andare a dormire tardi o poco movimento? Molte persone guardano a lungo il cellulare la sera, Puoi dire per esempio, sto al cellulare troppo a lungo, oppure dormo troppo poco. oppure mangio spesso in modo poco sano. Queste frasi sono molto semplici ma molto importanti. Scrivi pure una frase nei commenti. Così alleni l'italiano e pensi a te stesso. Vi racconto qualcosa di me. La mia cattiva abitudine era per molto tempo il cellulare. La sera a letto leggevo ancora messaggi. Conosco bene questa situazione. Poi dormivo male. Il giorno dopo ero stanco e poco concentrato. Ma non sapevo come parlarne. Mi è successo lo stesso. Ho spesso pensato, domani lo cambio. Esatto. Molti lo pensano. Domani, la prossima settimana o il prossimo anno. Oggi vogliamo parlare del perché succede e di come fare piccoli passi. I piccoli passi sono importanti. Il nostro piano di oggi è semplice. Prima parliamo di cosa sono le abitudini. Spieghiamo anche perché facciamo cose che non ci fanno bene. E spieghiamo parole importanti. Dopo parliamo di come cambiare le abitudini. Lo mostriamo con buone abitudini per imparare l'italiano. Poi vi diamo esempi facili dalla vita quotidiana. E alla fine vi facciamo alcune domande per partecipare. Allora iniziamo con il primo capitolo. Prima parliamo di cosa sono le abitudini. Questo tema è molto importante perché le abitudini influenzano molto la nostra vita quotidiana. Sì, molte persone non riflettono molto sulle loro abitudini. Fanno le cose in modo automatico. Esatto. Un'abitudine è qualcosa che fai spesso. Non ci pensi più. Succede semplicemente. Per esempio guardare il cellulare ogni mattina o restare sveglio a lungo la sera. Oppure mangiare sempre dolci quando si è stanchi. Giusto. Queste sono abitudini tipiche. Importante è la parola abitudine. Un'abitudine è qualcosa di regolare. La fai ogni giorno o molto spesso. E non ogni abitudine è cattiva. Esatto. Ci sono buone abitudini e cattive abitudini. Una buona abitudine ci fa bene. Una cattiva abitudine non ci fa bene. Per esempio, camminare è una buona abitudine. Sì. Oppure imparare un po' di italiano ogni giorno. Anche questa è una buona abitudine. Una cattiva abitudine è, per esempio, dormire troppo poco. Oppure passare troppo tempo al cellulare. Esatto. Ora parliamo del perché facciamo cose che non ci fanno bene. È una domanda molto importante. Sì, perché lo facciamo davvero. Spesso facciamo cose per comodità. Comodità significa che qualcosa è facile. Per esempio, è più facile restare al cellulare che metterlo via e dormire. Lo conosco molto bene. Anch'io. Un'altra parola importante è automatico.
Molte abitudini sono automatiche. Ciò significa che non riflettiamo più. A volte lo si nota solo più tardi. Esatto. Guardiamo l'orologio e pensiamo: «Oh, è già molto tardi. Il cellulare è rimasto con me troppo a lungo». Succede a molte persone. Sì. Un'altra parola importante è motivo. Un motivo è una causa. Un motivo per le cattive abitudini può essere lo stress. Quando si ha stress, si fanno spesso cose poco sane. Esatto. Stress è una parola molto importante. Stress significa che ci si sente sotto pressione. Si è stanchi o nervosi. Allora si ricorre più velocemente ai dolci o al telefono. Giusto. Ora spieghiamo un'altra parola importante. Abituarsi. Abituarsi a qualcosa significa impararlo piano piano, finché diventa un'abitudine. Per esempio, ci si può abituare ad ascoltare italiano ogni giorno. Ottimo esempio. Il contrario è disabituarsi a qualcosa. Questo significa fermare una cattiva abitudine. Per esempio, disabituarsi ad andare a letto troppo tardi. Esatto. Queste due parole sono molto importanti. Abituarsi e disabituarsi. Trovo queste parole molto utili. Anch'io. Ora parliamo di un sentimento che molti conoscono, il senso di colpa. Oh, sì, lo conosco. Il senso di colpa significa che sai che qualcosa non va bene, ma lo fai comunque. Dopo ti senti male. Per esempio, dopo troppi dolci. Esatto. Oppure dopo troppo tempo al cellulare. Si dice allora: «Ho un senso di colpa». Questa è una frase molto importante. Sì. Ora un'altra parola importante. Cambiare. Cambiare significa fare qualcosa in modo diverso. Molte persone vogliono cambiare le loro abitudini. Esatto. Dicono: «Voglio cambiare le mie abitudini». Oppure: «Voglio cambiare qualcosa nella mia vita quotidiana». Ma non è facile. È vero. Perciò è importante capire prima cosa sono le abitudini. Senza comprensione il cambiamento è molto difficile. Bisogna conoscere meglio se stessi. Ora voglio parlare solo delle mie cattive abitudini. Penso che sia importante perché molte persone hanno problemi simili. Sì, le cattive abitudini fanno parte della vita. Per molto tempo una mia cattiva abitudine è stata andare a letto troppo tardi. Sapevo che non mi faceva bene, ma l'ho fatto lo stesso. Molte persone lo conoscono. La sera guardavo spesso serie o restavo a lungo col telefono. Mi dicevo solo altri 5 minuti, ma i minuti diventavano sempre di più. Succede in fretta. La mattina dopo ero stanca, avevo poca energia ed ero di cattivo umore. Tuttavia, la sera facevo di nuovo lo stesso. È un circolo tipico. Un'altra mia cattiva abitudine era muovermi troppo poco. Stavo molto seduta e facevo poco sport. È molto normale nella vita di tutti i giorni. Pensavo spesso, oggi non ho tempo, oppure domani comincio, ma domani spesso non arrivava. Lo si sente spesso. Anche il mio telefono era una grande cattiva abitudine. Spesso guardavo il telefono senza motivo, a tavola, a letto o in giro. Succede a molti. Ho notato che questo mi rende nervosa. Mi concentravo peggio ed ero stressata più in fretta. Le cattive abitudini hanno spesso conseguenze. Sì, ma per me era importante capire. Non sono l'unica. Le cattive abitudini non ci rendono cattive persone. Esatto.
Il primo passo è essere onesti con se stessi e parlarne. Ed è proprio quello che facciamo qui. Nella prossima parte parliamo di come fare piccoli passi per cambiare le cattive abitudini. Passo dopo passo. Esatto. Ora parliamo di come cambiare le cattive abitudini. Questa è la parte più difficile per molti. Sì, molti sanno che qualcosa non va bene, ma non sanno come iniziare. Esatto. La cosa più importante prima, non devi cambiare tutto in una volta. I grandi cambiamenti sono spesso troppo difficili. L'ho vissuto io stessa. Per questo oggi parliamo di piccoli passi. Piccoli passi significano cambiare poco, ma regolarmente. Così sembra più fattibile. Esatto. Un primo passo importante è osservare. Osservare significa guardare bene cosa fai. Per esempio, quando guardo il telefono, Molto bene. Oppure, quando vado a letto troppo tardi. Se lo sai, capisci meglio la tua abitudine. ho notato che le mie cattive abitudini arrivano spesso la sera. È così per molti. Il secondo passo è decidere. Decidere significa fare consapevolmente un piccolo cambiamento. Non perfetto, solo un po' meglio. Esatto. Per esempio, posso mettere via il telefono 10 minuti prima. Oppure, oggi vado a letto 5 minuti prima. Sembra facile. Sì, ed è proprio importante. Facile non significa sbagliato. Facile significa realistico. Realistico è una buona parola. Sì. Realistico significa che qualcosa funziona nella vita reale. Il terzo passo è ripetere. Ripetere vuol dire fare qualcosa spesso. Esatto. Una nuova abitudine nasce dalla ripetizione. Se fai qualcosa spesso, diventa piano piano normale. All'inizio è insolito. All'inizio è strano. Le nuove abitudini sembrano spesso strane, soprattutto quando impari l'italiano. Esatto. Molte persone dicono: vorrei imparare l'italiano, ma non ho tempo. Oppure sono troppo stanco. Questi sono pensieri del tutto normali. L'ho pensato spesso anch'io. Anch'io. Perciò è importante vedere lo studio dell'italiano come una piccola abitudine, non come un grande progetto. Non serve studiare un'ora ogni giorno. Spesso bastano cose piccole. Esatto. Una buona abitudine è ascoltare ogni giorno un po' di italiano. Per esempio un podcast, un video o musica in italiano. Si può fare bene nella vita quotidiana. Sì. Mentre cucini, cammini o sei in autobus. Puoi dire: ascolto ogni giorno 10 minuti di italiano. 10 minuti sono fattibili. Esatto. Fattibile significa che si può fare. Un'altra buona abitudine è leggere. Leggere vuol dire leggere brevi testi in italiano. Per esempio, notizie, brevi storie o testi facili. Esatto. Non serve capire tutto. Importante è leggere con regolarità. Puoi dire: leggo ogni giorno un po' di italiano. Questo toglie pressione. Molto importante. La pressione rende lo studio difficile. Senza pressione si impara meglio. Un'altra buona abitudine è scrivere. Scrivere mi ha aiutato molto. Anche a me. Scrivere significa creare frasi proprie. Per esempio, scrivere ogni giorno una frase sulla giornata. Può essere una frase molto semplice. Esatto. Per esempio, oggi ho lavorato. Oppure, oggi ero stanco. Importante non è la perfezione, ma la regolarità. Regolarità è una parola importante. Sì. Regolarità significa fare qualcosa spesso
e ripeterla. Meglio 5 minuti al giorno che un'ora alla settimana. L'ho notato studiando l'italiano. Un altro punto importante è parlare. Molte persone hanno paura di parlare. Sì, paura degli errori. Esatto. Ma parlare è un'abitudine molto importante. Si può parlare con se stessi o leggere ad alta voce. Lo faccio a volte a casa. Molto bene. Puoi dire: parlo ogni giorno qualche frase in italiano. Anche da solo vale. Questo è rassicurante. Sì. Ora un punto importante. Cattive abitudini di studio. Molti studiano solo quando hanno motivazione. La motivazione non c'è ogni giorno. Esatto. Per questo l'abitudine è più importante della motivazione. Un'abitudine funziona anche senza voglia. Questo è un pensiero molto importante. Sì. Per esempio, studio ogni giorno alla stessa ora. Anche se non ho voglia, studio un po'. Un po' è meglio di niente. Esatto. E un'altra cosa importante: essere gentili con se stessi. Questo è difficile per molti. Sì. Se un giorno non va, va bene. Puoi dire: oggi è stato difficile, domani continuo. Aiuta molto. Ora un piccolo esercizio per voi. Molto bene. Pensa al tuo studio di italiano. Quale piccola abitudine puoi iniziare oggi? Per esempio, ascolto ogni giorno 5 minuti di italiano. Oppure, scrivo ogni giorno una frase in italiano. Oppure, parlo ogni giorno ad alta voce in italiano. Scrivi questa frase o dilla ad alta voce. Così inizia una buona abitudine di studio Passo dopo passo. E senza pressione. Esatto. Così studiare italiano diventa parte della tua giornata. Questo è il nostro obiettivo. Adesso parliamo di una delle abitudini più importanti per imparare l'italiano. È il parlare. Molti pensano che parlare sia un talento. Ma non è vero. Parlare è un'abitudine che si può imparare. Sì, per me è molto importante. Prima pensavo, sono semplicemente pessima a parlare, ma poi ho capito, non avevo l'abitudine di parlare. Esatto. Molte persone hanno l'abitudine di ascoltare e leggere, ma non di parlare. Per molto tempo ho capito tutto, ma restavo in silenzio. Il silenzio è diventato la mia abitudine. Ed è proprio questo il punto. Non parlare è anche un'abitudine. E ogni abitudine si può cambiare. Quando l'ho capito, è stato un grande momento per me. Mi sono detta, non devo parlare perfettamente, devo solo parlare con regolarità. Regolare è una parola molto importante. Sì, regolare significa ogni giorno o molto spesso, anche se è solo una frase. Esatto. Parlare funziona come lavarsi i denti. All'inizio ci pensi, più tardi lo fai in automatico. È una buona immagine. Ho scelto un orario fisso. Ogni giorno ho parlato ad alta voce per 2 minuti. 2 minuti bastano. Sì, Descrivevo la mia giornata. Per esempio, ora preparo il caffè, oppure tra poco esco. Così parlare diventa normale. Esatto. Poi succede qualcosa di importante. La paura diventa più piccola. Per me è stato davvero così. All'inizio avevo il cuore che batteva forte ogni volta che volevo parlare, ma quando ho parlato ogni giorno un pochino, è diventato normale. La paura arriva spesso perché qualcosa è insolito. Insolito significa nuovo, ma se fai qualcosa spesso, diventa familiare. E familiare è il contrario di paura. All'improvviso non pensi più, oh no, devo parlare. Pensi semplicemente,
Dico qualcosa in breve. Esatto. La paura diventa più piccola quando lo fai spesso. È come un allenamento. Più parli, più diventa facile. Un consiglio da parte mia. Collega il parlare a qualcosa che fai già. È molto pratico perché non serve tempo extra. Quando cucino dico ad alta voce cosa faccio. Dico per esempio taglio le verdure, faccio bollire l'acqua, adesso preparo il tè. Oppure quando cammino parlo con me stessa e descrivo ciò che vedo. Così parlare diventa parte della mia giornata. E questa è proprio un'abitudine. Questa è un'ottima abitudine di studio e non devi iniziare con altre persone. Prima con te stesso. Sì, questo toglie molta pressione. La pressione è un grande nemico quando impari. Se pensi, devo parlare bene, ti blocchi. Bloccare significa che non esce nulla. La testa è piena, ma la bocca resta chiusa. Questo mi è successo spesso, soprattutto quando parlavo con madrelingua, ma quando ho praticato regolarmente a casa avevo meno blocchi. Le abitudini aiutano contro i blocchi, perché non devi lottare ogni volta. Lo fai e basta. Molti ascoltatori forse pensano, ma faccio errori. Gli errori fanno parte del gioco. Gli errori mostrano che stai parlando. E parlare è l'obiettivo. Mi sono abituata a dire, va bene sbagliare. Abituarsi significa fare qualcosa così spesso che diventa normale. Ed è proprio questo il parlare. Se capisci questo podcast, hai già la base. Ora manca solo l'abitudine. E puoi iniziarla oggi, davvero oggi, con una frase. Ora questo capitolo è più calmo. Non parliamo di prestazione, parliamo di te e parliamo di abitudini. Molte persone pensano, c'è qualcosa che non va in me, ma spesso non è la persona, è l'abitudine. Le abitudini sono cose che facciamo spesso, di solito accadono in modo automatico, significa che non ci pensiamo, il corpo le fa da solo. Per questo le abitudini sono forti e per questo a volte sono difficili da cambiare. Questo pensiero è stato molto importante per me. Per tanto tempo ho pensato, sono fatta così, mi stresso in fretta, sono spesso stanca, non riesco a calmarmi, ma più tardi ho capito. Sono abitudini, non sono caratteristiche. Per esempio, la sera prendevo il telefono in automatico. Non perché lo volessi, ma perché ero stanca. Volevo staccare. Staccare significa calmare la testa. Molte cattive abitudini ci aiutano un attimo in questo. Esatto. Le cattive abitudini spesso non sono un errore, sono un tentativo di gestire lo stress, o la pressione, o la stanchezza. Per questo è importante essere gentili con se stessi, non severi. Una buona domanda è: quando succede questa abitudine? Di sera? Dopo il lavoro? Al mattino? Se lo sai, ti capisci meglio. E la comprensione è il primo passo. Per me era spesso la sera, sempre alla stessa ora. Quando l'ho visto, ero più calma con me. Ho smesso di combattere. Ho iniziato a chiedere: di cosa ho bisogno adesso? Ho bisogno di calma? Ho bisogno di movimento? Ho bisogno di una pausa? Queste domande mi hanno aiutato. Il cambiamento non inizia con la disciplina. Inizia con l'onestà. Non devi vietarti nulla, devi capirti. Poi si possono fare piccoli passi, passi molto piccoli, per esempio 5 minuti di calma, oppure uscire un attimo, o fare un respiro profondo. A me ha aiutato scegliere una sola cosa, non tante, solo una. Per esempio stare zitta 5 minuti la sera. Era fattibile. A volte è riuscito, a volte no, ma andava bene. Se qualcosa non funziona, non è un errore, è informazione. Esatto. Le abitudini cambiano lentamente, con la ripetizione.
e con la pazienza. Ogni piccolo passo conta. Alla fine vogliamo farti una domanda sincera. Cosa potresti fare per te oggi? Non domani, oggi. Scrivilo o pensaci consapevolmente. Piccoli passi cambiano tanto. E non devi essere perfetto. Solo onesto. Ma cosa succede se qualcuno ha delle ricadute? Per prima cosa dobbiamo spiegare che cos'è una ricaduta. Una ricaduta significa che torni a una vecchia abitudine. Molte persone pensano allora: ora è tutto rovinato. Ma non è vero. Le ricadute fanno parte del cambiamento. Non sono un segno di debolezza, sono parte del percorso. Se lo capisci, molte cose diventano più facili. Per me era molto importante impararlo. Prima mi sentivo male ad ogni ricaduta. Pensavo, non ce la farò mai, faccio sempre lo stesso. Ma oggi la vedo in modo diverso. Ora so, le ricadute mi mostrano qualcosa. Mi mostrano che sono stanca, o sopraffatta, o che pretendo troppo da me stessa. La parola sopraffatta è importante qui. Sopraffatta significa è troppo. Esatto. Molte persone vogliono cambiare troppo e troppo in fretta. Dicono: da oggi faccio tutto diverso. Ma spesso non funziona. Il corpo e la testa hanno bisogno di tempo. Se dopo una ricaduta sei severo con te stesso, diventa più difficile. Se sei gentile, diventa più facile. Gentile qui significa comprensivo. Ho imparato a parlarmi in modo diverso. Non perché l'hai fatto di nuovo, ma ok, è successo. Cosa è successo davvero? Questa domanda è calma, non attacca e aiuta. Questo è un punto molto importante. Il modo in cui parli con te stesso è un'abitudine. Molti hanno l'abitudine di essere duri con sé. Sì, ero molto severa con me. Mi permettevo quasi 0 errori, ma non mi ha aiutato. Mi ha solo reso più stanca. La stanchezza ha un grande ruolo. Quando siamo stanchi torniamo più in fretta alle vecchie abitudini. È normale. Il corpo cerca sicurezza. Sicurezza è una parola importante. Le vecchie abitudini sembrano sicure, anche se non sono buone. Esatto. Perciò una ricaduta non è un fallimento, è un segnale. Un segnale significa qualcosa ora non va. Per esempio, ho bisogno di più calma, oppure ho bisogno di meno pressione. Ed ecco un passo importante. Dopo una ricaduta non mollare, Non dire ormai è andata, ma dire ricomincio piccolo. molto piccolo. Per esempio oggi cambio solo una cosa. Non tutto. L'ho fatto spesso. Se un giorno non andava, mi dicevo domani faccio solo un piccolo passo. E a volte quel passo era semplicemente essere gentile con me. Anche questo è un'abitudine. Essere gentile con se stessi. Vogliamo lasciarvi una frase semplice. Una frase per i giorni difficili. La frase è oggi è stato duro, ma continuo. Continuare significa andare avanti. Ora arriviamo piano piano alla fine di questa puntata. Vorremmo riassumere brevemente di cosa abbiamo parlato oggi. Abbiamo parlato di abitudini, buone e cattive, e del perché facciamo cose che non ci fanno bene. Abbiamo detto che le abitudini sono spesso automatiche e che non dicono nulla sul nostro valore come persone. Esatto. Abbiamo anche detto che il cambiamento richiede tempo, che i piccoli passi sono importanti e che possiamo essere gentili con noi stessi. Le ricadute fanno parte del percorso, non sono un errore. Vi abbiamo invitato a pensare alle vostre abitudini e a trovare un piccolo passo per voi. Non perfetto, non grande, ma onesto e fattibile. Se oggi portate via solo una cosa, forse questa.
Le abitudini si possono imparare. E si possono anche cambiare, passo dopo passo. Nessuno deve fare tutto in una volta. Ognuno ha il proprio ritmo. Ed è assolutamente ok. Vogliamo ringraziarvi. Grazie per averci ascoltato. Grazie per aver preso tempo, forse per voi stessi. E ora vogliamo ancora chiedervi qualcosa. Come vi è piaciuta questa puntata? Vi è stata utile? C'è un pensiero o una frase che vi è rimasta? E quali temi vorreste per le prossime puntate? Più sulle abitudini, sulla vita quotidiana, sui sentimenti? Scriveteci il vostro feedback nei commenti. Leggiamo tutto. Il vostro feedback ci aiuta molto a continuare questo podcast. Sul nostro canale trovate molte altre puntate, su temi diversi, per varie situazioni di vita. Forse c'è qualcosa anche per voi. Grazie per l'ascolto. E alla prossima puntata! A presto.